Lezione 1. Guardare film. E Anna, adoro guardare i film d'azione, soprattutto gli inseguimenti in macchina. Ciao Giovanni, anch'io. Mi fanno sempre pompare l'adrenalina. Mi piace quando il cattivo litiga con i buoni. È sempre emozionante. Aggiunge così tanta tensione alla storia. Hai un film d'azione preferito? Assolutamente. Mad Max, Fury Road è uno dei miei preferiti di tutti i tempi. Ottima scelta! La cinematografia è straordinaria e l'azione è senza sosta. Sì, adoro il modo in cui ti tiene col fiato sospeso. Organizziamo una serata al cinema per guardare alcuni dei nostri preferiti. Lezione 2. Impegnativa ma gratificante. Buongiorno Anna, ho sentito che recentemente hai intrapreso un progetto impegnativo. Sì, è stata dura ma gratificante. Mi ha davvero spinto a crescere. Posso immaginare. Come ti ha plasmato come persona? Mi ha insegnato la resilienza e l'importanza della perseveranza. È fantastico. Affrontare le sfide spesso porta alla crescita personale. Assolutamente. Ho imparato ad accettare le difficoltà invece di evitarle. Questa è una mentalità potente. Qual è il prossimo passo nella tua agenda? Ho intenzione di intraprendere un altro progetto che richiede lavoro di squadra. Collaborare con gli altri può essere davvero arricchente. Lezione 3. Prenotazione di un soggiorno. E Anna, ho appena chiamato l'hotel e mi hanno detto che hanno ancora qualche stanza libera. Ciao John, è fantastico. Quante notti resterai? Ho intenzione di restare per 3 notti. Cosa ne pensi? Sembra ragionevole. Hai intenzione di esplorare la zona? Decisamente. Voglio visitare le attrazioni locali e provare il cibo. Sembra divertente. Hai controllato se offrono visite guidate? Sì, lo fanno. Penso che una visita guidata sarebbe utile per chi visita per la prima volta. Buona idea. È un ottimo modo per saperne di più sulla storia. Esattamente. Non vedo l'ora di provare tutto ciò che la città ha da offrire. Lezione 4. Campeggio vs. Escursionismo. Ciao Anna, il campeggio sembra divertente, ma non sono sicuro dell'escursionismo. Ehi John, perché no? Non è un ottimo modo per godersi la natura? Sono d'accordo, ma fare escursioni a volte non è stancante? Può essere, ma i panorami e l'aria fresca ne valgono la pena. È vero. Cosa succede se facciamo delle pause regolari durante l'escursione? Assolutamente. Inoltre, possiamo preparare degli snack per mantenere alta la nostra energia. Buona idea. Che tipo di snack pensi che dovremmo portare? Adoro il mix di tracce e le barrette di cereali. Sono facili e nutrienti. Perfetto. Pianifichiamo presto un campeggio e un'escursione. Lezione 5. Prospettive giuridiche. E Anna, sapevi che è meno probabile che un giudice si lasci influenzare da una mozione rispetto a una giuria? Ciao John, è interessante. Cosa pensi che influenzi le loro decisioni? Penso che i giudici si affidino maggiormente alle prove e ai precedenti legali.
Vero, una giuria potrebbe essere influenzata da emozioni e storie personali. Esattamente. Ecco perché un avvocato difensore potrebbe preferire che un procedimento penale venga portato davanti a un giudice. Vedo, deve essere una scelta strategica basata sulle specificità del caso. Di sicuro. Comprendere il sistema giuridico può essere piuttosto complesso. Lo è davvero? Dovremmo approfondire questo argomento la prossima volta? Ottima idea. Mi piacerebbe esplorare di più sulle strategie legali. Lezione 6. Muoversi in città. Buongiorno Anna, ovviamente. Dove stai cercando di andare? Ciao John, devo andare in centro città. Mi potete aiutare? Assolutamente. Prendi i mezzi pubblici o guidi? Pensavo di prendere l'autobus, sembra più facile. Buona scelta. L'autobus solitamente è comodo per raggiungere il centro. Sai quanto spesso passano gli autobus? Corrono ogni 10-15 minuti, quindi non dovrai aspettare molto. È perfetto! Controllerò gli orari degli autobus prima di partire. Mossa intelligente. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore aiuto con le indicazioni stradali. Lezione 7. Le lezioni di Amy. E Anna, hai sentito parlare delle lezioni di musica di Amy? Ciao Giovanni, sì, ho sentito che ha già avuto 3 lezioni. Giusto. Ma ho anche sentito che Amy e suo padre litigano durante le lezioni. Veramente? Deve essere dura per entrambi. Di cosa discutono? Principalmente per il modo in cui suona, suo padre vuole che segua rigorosamente le regole. Lo capisco, ma è importante che anche Amy si esprima. Esattamente. Forse hanno bisogno di trovare un equilibrio tra disciplina e creatività. Sembra un buon piano. Dovrebbero comunicarlo meglio. Vero. Speriamo che possano superare le loro differenze per la sua crescita. Lezione 8. Iniziare una collezione. Ciao Anna, stavo pensando di iniziare una collezione. Ciao John, sembra emozionante. Cosa vuoi collezionare? Non ne sono ancora sicuro, potrei optare per francobolli o monete. Entrambi sono interessanti. Hai qualche consiglio per un principiante? Sì. Consiglierei di concentrarsi su un tema o un tipo specifico. È intelligente. Rende più facile trovare e apprezzare i tuoi oggetti. Esattamente. Inoltre, può essere divertente conoscere la loro storia. Adoro quell'idea. Forse inizierò a collezionare qualcosa anch'io. Dovresti. È un ottimo modo per imparare e divertirsi allo stesso tempo. Lezione 9. Libero arbitrio. Ciao Anna, hai seguito le notizie sulla free agency ultimamente? Ciao Giovanni, sì, è affascinante il modo in cui i giocatori possono negoziare i loro contratti. Giusto. Adesso hanno molta più libertà nella scelta delle loro squadre. Esattamente, cambia davvero le dinamiche nello sport. Credi che questo renda migliore la concorrenza?
Decisamente. Più scelte possono portare a squadre più forti e partite emozionanti. Sono d'accordo. Inoltre, mantiene i fan impegnati con i loro giocatori preferiti. Di sicuro. È interessante vedere come le strategie si evolvono ogni stagione. Teniamo d'occhio come si svolge quest'anno. Lezione 10. La salute è importante. E Anna, ti sei riposata abbastanza e hai mangiato bene? Ciao John, non proprio. Ho trascurato la mia salute ultimamente. Non va bene. Cosa ti tiene così occupato? Il lavoro è stato frenetico e non ho dato priorità ai pasti. Capisco. È facile dimenticare la cura di sé durante i periodi di punta. Esattamente. Devo impostare promemoria per fare delle pause e mangiare correttamente. È una buona idea. Forse potresti preparare i pasti nei fine settimana. Sì, ciò mi farebbe risparmiare tempo e mi aiuterebbe a mangiare più sano durante la settimana. Facciamo un piano insieme per rimanere sani e motivati. Lezione 11. Servizi navetta. E Anna, c'è un servizio navetta disponibile per l'hotel? Ciao John, sì, c'è una navetta gratuita per il centro. È conveniente. Quanto spesso viene eseguito? Funziona ogni 30 minuti, quindi è abbastanza facile da catturare. Perfetto. Ciò renderà l'esplorazione della città molto più semplice. Esattamente. Inoltre, non devi preoccuparti del parcheggio. Questo è un enorme vantaggio. Ci sono posti specifici che consigli di visitare? Decisamente. Il museo e il parco sono entrambi da vedere. Sembra un ottimo piano. Non vedo l'ora di dargli un'occhiata. Lezione 12. Opinioni sul colore dei capelli. E Anna, mia madre diceva che tingersi i capelli era una stupida moda passeggera. Ciao Giovanni, davvero? Cosa ha detto riguardo al colore dei tuoi capelli? Ha detto che non starei bene con i colori vivaci. Interessante. Vuoi provare un colore audace? Sono tentato. Penso che potrebbe essere divertente sperimentare. Assolutamente. I capelli sono un ottimo modo per esprimerti. Giusto. Ma voglio anche rispettare l'opinione di mia madre. Forse potresti provare prima un leggero cambiamento, come i punti salienti. È una buona idea. È un bel compromesso. Lezione 13. Meraviglie meteorologiche. E Anna, che tempo fa fuori oggi? Ciao John, c'è il sole e fa caldo. Perfetto per una passeggiata. Sembra adorabile. Hai qualche intenzione di uscire? Sì, sto pensando di fare una passeggiata nel parco. Ottima scelta. Una passeggiata al sole è rinfrescante. Assolutamente. Potrei portare un libro da leggere su una panchina. Sembra rilassante. Che libro stai leggendo? Sto leggendo un romanzo giallo, mi tiene con il fiato sospeso. Carino. Adoro un buon mistero. Fammi sapere come va. Lezione 14. Raccomandazioni per principianti.
Buongiorno Anna, buon punto per iniziare qualcosa di nuovo. Ciao John, hai qualche consiglio per i principianti? Sì. Penso che iniziare con qualcosa di semplice sia la cosa migliore. Ha senso? Con cosa hai iniziato quando hai iniziato? Ho iniziato con ricette di cucina base, erano facili da seguire. Cucinare è un'ottima scelta. Qual è stato il tuo primo piatto? Ho preparato le uova strapazzate, sono venuti sorprendentemente bene. È fantastico. È un'ottima base per pasti più complessi. Esattamente. Una volta padroneggiate le nozioni di base, puoi esplorare di più. Lezione 15. Il comportamento del bambino. E Anna, la mia bambina a volte non è perfetta. Ciao Giovanni, è normale. Cosa fa? A volte si arrabbia o si lamenta senza motivo. I bambini possono essere imprevedibili. Hai notato qualche schema? Non proprio, ma penso che potrebbe essere semplicemente stanca o affamata. Ha senso. I bambini esprimono i loro bisogni in modo diverso. Sì. Si tratta solo di imparare cosa vuole in quel momento. Esattamente. Anche solo essere pazienti e attenti può aiutare molto. Vero. È un'esperienza di apprendimento per entrambi. Lezione 16. Discorso sulle cure odontoiatriche. E Anna, ho appena fatto la visita dal dentista e il dentista ha detto che ho i denti sani. Ciao John, è fantastico. Gli hai detto che usi il filo interdentale ogni giorno? Sì, l'ho fatto. È rimasto colpito e ha detto che aiuta davvero. È fantastico sentirlo. Usare il filo interdentale può fare una grande differenza. Assolutamente. Ho notato che le mie gengive sono più sane da quando ho iniziato. Buon per te. Hai altri consigli per mantenere i denti sani? Bere molta acqua aiuta e cerco di evitare snack zuccherati. Questi sono consigli validi. Devo essere più coerente con la mia routine. Possiamo motivarci a vicenda per tenere il passo con le nostre cure dentistiche. Lezione 17. Caccia all'albergo. Buongiorno Anna, hai trovato qualche buona opzione per gli hotel? Ciao Giovanni, sì, ho trovato alcuni hotel che sembrano carini. È fantastico. Cosa offrono che ha attirato la tua attenzione? Uno ha una fantastica piscina e colazione gratuita. Sembra perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata. Sì, inoltre, la posizione è proprio vicino alle attrazioni. La comodità è la chiave. Rientrano nel tuo budget. Penso che avremo un soggiorno confortevole senza spendere troppo. Eccezionale. Prenotiamolo presto per non perdertelo. Lezione 18. Avventura in Florida. E Anna, andremo in Florida il mese prossimo. Ciao John, è emozionante. È la prima volta che ci sei? Sì. Ho sentito tanto parlare delle spiagge. È fantastico. Assicurati di visitare le Everglades, è mozzafiato. Lo farò.
Ho sempre desiderato vedere la fauna selvatica unica lì. Lo adorerai, e non dimenticare di provare alcuni frutti di mare locali. Sembra delizioso. Qualche posto specifico che consigli? Sì, c'è un famoso mercato del pesce che è assolutamente da visitare. Non vedo l'ora. Sembra un viaggio fantastico. Lezione 19. Arrivi culturali. Ciao Anna, hai sentito parlare dei diversi arrivi culturali? Ciao Giovanni, sì, ho letto che stanno arrivando immigrati dal Perù e dall'Ecuador. Esattamente. E poi è arrivato anche il Federman tedesco dal Venezuela. È affascinante vedere quanto stanno diventando diverse le nostre comunità. Assolutamente. Ogni cultura porta tradizioni e sapori unici. Lo adoro. Hai provato qualche nuovo cibo proveniente da queste culture? Sì, ho provato il ceviche del Perù ed era delizioso. Devo provarlo. Sembra rinfrescante e saporito. Dovresti. Esplorare cucine diverse è sempre un'avventura. Lezione 20. Idee brillanti per la visibilità. E Anna, stavo pensando che potremmo migliorare l'illuminazione esterna per una migliore visibilità. Ciao John, è un'idea intelligente. Che tipo di illuminazione stai considerando? Sto pensando alle luci ad energia solare, sono ecologici ed economici. Ottima scelta! Aggiungono anche una bella atmosfera allo spazio. Esattamente. Inoltre, sono facili da installare perché non è necessario alcun cablaggio. E possono contribuire a migliorare la sicurezza anche durante le attività notturne. Giusto. È importante sentirsi sicuri all'aria aperta. Ci sono aree specifiche su cui pensi che dovremmo concentrarci? Forse il sentiero e vicino all'ingresso sarebbero i luoghi ideali. Buona chiamata. Un'illuminazione chiara può sicuramente fare la differenza in quelle aree. Lezione 21. Consapevolezza ambientale. Ciao Anna, hai sentito parlare di riduzione della nostra impronta ambientale? Ciao Giovanni, sì, è un argomento così importante di questi tempi. Assolutamente. Quali pensi che siano alcuni modi efficaci per iniziare? Credo che usare meno plastica e riciclare di più possa avere un grande impatto. È vero. Inoltre, ridurre il consumo di energia in casa aiuta molto. Di sicuro, cose semplici come spegnere le luci quando non vengono utilizzate sono importanti. E l'utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza energetica può far risparmiare denaro e risorse. Esattamente. Ogni piccolo sforzo conta per un pianeta più sano. Diffondiamo la consapevolezza e ispiriamo gli altri a partecipare. Lezione 22. Aggiornamenti dell'appliance. E Anna, cosa pensi che dovremmo comprare prima per la nostra casa? Ciao John, penso che un nuovo frigorifero sarebbe fantastico. Il nostro sta invecchiando. Sono d'accordo. Un modello efficiente dal punto di vista energetico ci farebbe risparmiare denaro nel lungo periodo. Decisamente. Inoltre, i frigoriferi più recenti hanno opzioni di conservazione migliori. Giusto. Adoro l'idea di avere ripiani regolabili e cassetti freschi.
Rende l'organizzazione del cibo molto più semplice. Hai guardato qualche marca? Ho sentito parlare bene di Samsung e LG. Hanno ottime recensioni. Quei marchi sono popolari. Confrontiamo caratteristiche e prezzi prima di decidere. Sembra un piano. Sono entusiasta di sceglierne uno nuovo. Lezione 23. Elementi essenziali del centro fitness. Buongiorno Anna, ho sentito che il centro fitness consiglia di indossare un abbigliamento comodo per allenarsi. Ciao John, ha senso? È importante sentirsi bene durante l'attività fisica. Esattamente. Ci sono armadietti nel centro per le nostre cose? Sì, credo che abbiano armadietti e docce disponibili. È fantastico. È comodo rinfrescarsi dopo un allenamento. Assolutamente. Inoltre, mantiene le nostre cose al sicuro mentre facciamo esercizio. Su che tipo di allenamento pensi di concentrarti? Sto pensando a un mix di cardio e allenamento per la forza per rimanere in equilibrio. È un piano solido. Potrei unirmi a te per alcune sessioni di allenamento per la forza. Lezione 24. Routine di fitness. E Anna, ultimamente ho fatto un mix di allenamento cardio e di forza. Ciao John, è fantastico. Come va per te? È fantastico. Il cardio aiuta con la resistenza e l'allenamento della forza costruisce i muscoli. È vero, adoro il modo in cui si completano a vicenda. Esattamente. Inoltre, mantiene gli allenamenti interessanti e coinvolgenti. Hai un programma specifico che segui? Sì, alterno i giorni tra esercizi cardio ed esercizi di forza. Sembra efficace. Dovrei provare anch'io quella routine. Dovresti assolutamente. È motivante avere un piano in atto. Lezione 25. Mangiare fuori in riva al mare. E Anna, mentre lo fai, cercherò alcuni ristoranti a Seaside che possiamo provare. Ciao John, sembra un piano. Hai in mente qualche cucina specifica? Stavo pensando che dovremmo provare del pesce locale, dovrebbe essere fresco e delizioso. Ottima idea. Ho sentito che lì c'è un famoso posto dove si vendono zuppe di vongole. Oh, adoro la zuppa di vongole. L'hai mai provato? Sì, è cremoso e saporito. Non vedo l'ora di averne un po' sulla spiaggia. Decisamente. Controlliamo anche eventuali posti con posti a sedere all'aperto. Buona chiamata. Mangiare fuori sarà piacevole con la brezza dell'oceano. Cercherò recensioni per trovare i posti migliori. Sarà un viaggio divertente. Lezione 26. Influenza sportiva. Ciao Anna. Stavo leggendo di come hanno disaccoppiato dannati modelli dal sistema sportivo della scuola pubblica inglese. Ciao John, è interessante. In che modo ciò ha influenzato la cultura sportiva? Ebbene, ha creato un divario tra gli atleti della classe superiore e gli altri. Veramente? Non me ne ero reso conto. Che tipo di sport erano popolari tra i ragazzi delle classi superiori? Sport come il cricket e il rugby erano abbastanza comuni. Avevano strutture migliori.
Ha senso. L'accesso alle risorse può davvero cambiare le regole del gioco. Esattamente. È affascinante vedere come i fattori socio-economici giochino un ruolo nello sport. Mi piacerebbe saperne di più su questo argomento prima o poi, è piuttosto intrigante. Di sicuro. C'è così tanta storia dietro. Lezione 27. Storia cubana. E Anna, sapevi che Cuba divenne indipendente nel 1902? Ciao Giovanni, sì, è un anno significativo nella loro storia. Giusto. E poi, nel 1959, Cuba divenne un paese comunista. Questo è un cambiamento importante. Cosa pensi abbia portato a questo cambiamento? Molte furono le questioni sociali ed economiche che contribuirono alla rivoluzione. Posso vedere come ciò porterebbe le persone a cercare un governo diverso. Esattamente. È interessante studiare come quegli eventi abbiano plasmato Cuba oggi. Assolutamente. La storia ci aiuta davvero a comprendere meglio gli eventi attuali. Mi piacerebbe discutere con te di più eventi storici. Lezione 28. Esplorazione artistica. Buongiorno Anna. Stavo leggendo di come l'India soddisfacesse la maggior parte della domanda di arte nel XIX secolo. Ciao John, è affascinante. Di che tipo di arte stiamo parlando? Per lo più tessuti e dipinti. Diversi pittori si sono recati nel territorio indiano per creare arte. Oh, deve essere stata un'esperienza incredibile per loro. Sì. I colori e gli stili dell'arte indiana sono così vibranti e unici. Adoro il modo in cui l'arte riflette la cultura e la storia. Si sono distinti pittori specifici? Sì, alcuni famosi pittori britannici come Thomas Daniel erano conosciuti per i loro paesaggi. È fantastico. Mi piacerebbe saperne di più sui loro lavori. Di sicuro. Esplorare la storia dell'arte è sempre stimolante. Lezione 29. Ritorno allo sport. E Anna, hai sentito del breve ritorno di Michael Jordan nella NBA? Ciao Giovanni, sì, è stato sorprendente dopo che si era ritirato. A che campionato era affiliato? In quel periodo era con i Washington Wizards. Giusto, è affascinante come un giocatore del suo calibro sia tornato in campo. Esattamente. Aveva ancora delle capacità incredibili, anche dopo tutti quegli anni. Ha fatto bene quella rimonta? Lo ha fatto, ma non è stato proprio lo stesso dei suoi primi anni con i Bulls. Ha senso. Il campionato era cambiato molto da quando aveva iniziato. Vero. È sempre interessante vedere come le leggende si adattano alle nuove sfide. Lezione 30. Conversazioni sul caffè. Buongiorno Anna, ho appena preso una tazza di caffè corposo che è stato strepitoso. Ciao John, sembra fantastico. Che marca hai provato? Recentemente ho acquistato una miscela etiope, ha sapori così ricchi. Adoro il caffè etiope. È spesso fruttato e floreale. Esattamente. È rinfrescante avere un gusto unico nel caffè. Lo bevi nero o con panna e zucchero?
Lo preferisco nero per goderne appieno il sapore. E tu? Di solito aggiungo una spruzzata di panna. Bilancia bene il gusto. Sembra delizioso. Dovremmo fare una giornata di degustazione di caffè insieme. Lezione 31. Domanda di software. E Anna, sapevi che il settore tecnologico è in forte espansione? Ciao Giovanni, sì, la domanda di software è alle stelle in questo momento. Esattamente. Le aziende sono alla ricerca di soluzioni innovative per rimanere competitive. È vero, è emozionante vedere così tante nuove start-up emergere. Sono d'accordo. Molti giovani imprenditori stanno portando nuove idee sul tavolo. Quali sono secondo te i settori con il maggior potenziale? Penso che l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica siano settori davvero in crescita. Decisamente, queste aree saranno cruciali per il futuro della tecnologia. Non vedo l'ora di vedere quali progressi arriveranno dopo. Lezione 32. L'ascesa del canottaggio. E Anna, stavo leggendo dello sport del canottaggio nei suoi primi anni formativi. Ciao John, sembra intrigante. Cosa hai scoperto? La combinazione di successo atletico e popolarità tra gli spettatori lo ha aiutato a crescere in modo significativo. Interessante. Alcuni atleti hanno contribuito a quella popolarità? Sì, alcuni vogatori chiave sono diventati famosi e hanno attirato grandi folle agli eventi. Posso immaginare. Il coinvolgimento degli spettatori è importantissimo per lo sport. Assolutamente. Crea un'atmosfera vibrante e incoraggia una maggiore partecipazione. Pensi che il canottaggio abbia mantenuto questa popolarità nel corso degli anni? Sì, ma deve affrontare anche la concorrenza di altri sport. È affascinante vedere come si evolve. Lezione 33. Produttività e coinvolgimento. E Anna, stavo pensando a quanto sia importante mantenere la produttività e il coinvolgimento in una squadra. Ciao Giovanni, assolutamente. Garantisce che tutti lavorino efficacemente verso obiettivi comuni. Giusto. Quando i membri del team sono coinvolti, tendono ad essere più motivati e creativi. Esattamente. Quali strategie pensi che funzionino meglio per aumentare il coinvolgimento? Un feedback regolare e una comunicazione aperta possono fare un'enorme differenza. Sono d'accordo. Aiuta i membri del team a sentirsi apprezzati e ascoltati. Inoltre, le attività di team building possono favorire migliori relazioni tra colleghi. È vero. Relazioni forti portano a una migliore collaborazione sui progetti. Decisamente. Si tratta di creare un ambiente in cui tutti si sentano responsabilizzati.